Bentornati sul canale. Nel video di oggi vedremo alcuni esempi molto semplici da realizzare per iniziare a sperimentare con l'effetto dell'Object Source Lighting, quello che spesso viene abbreviato con OSL. Come il nome in inglese lascia intuire, questa tecnica si pone come obiettivo quello di creare una fonte di luce diversa da quella ambientale, come fosse derivante da un oggetto specifico o da un elemento sulla miniatura. Questo video nasce da un progetto ideato insieme alla community delle live, nel quale abbiamo pensato di organizzare challenge mensili che, anticipate da un video dedicato, serviranno a far sperimentare nuove tecniche, uscendo dalla propria comfort zone. Per scoprire come partecipare, rimanete fino alla fine. Non perdiamo altro tempo e cominciamo! La tecnica e il processo per ottenere questo effetto non seguono regole precise e per l'OSL conta di più il risultato finale che il processo in sé. Spesso vediamo usare tecniche e procedimenti diversi, pur ottenendo dei risultati convincenti e appariscenti, e l'obiettivo di oggi è proprio quello di mostrarvi modi diversi di ottenere quel risultato. I soggetti che dipingeremo oggi saranno questi scheletri luminosi, che fanno parte dei nemici nel gioco da tavolo Viaggi nella Terra di Mezzo. Uno di loro l'avevamo dipinto insieme in live tempo fa, nelle quali affrontiamo argomenti molto prima dell'uscita di un video apposito, quindi se vi va date un'occhiata al link in descrizione per raggiungermi anche lì. Ad uno di loro creeremo una luce derivante dall'interno della testa, mentre all'altro, il primo che affronteremo, faremo diventare l'intera spada la fonte di luce. Prima di iniziare è importante dipingere con il bianco pieno e coprente la fonte di luce, così da renderla un'ottima base. Iniziamo quindi stendendo uno strato molto leggero di colore blu sulle zone che ospiteranno parte del fascio luminoso. Consiglio di partire dalle parti adiacenti alla fonte di luce, in questo caso la spada, e allontanarsi sempre di più. È importante ricordare che la luce segue alcune regole che dovremo cercare di applicare anche in questa tecnica affinché l'effetto sia verosimile, e che vedremo nel corso del video. Il colore così scuro e poco visibile punta a individuare e a darci un'idea di quale sarà lo spazio occupato dall'alone luminoso nella sua interezza. Questo perché è importante ricordare che le zone adiacenti sono sempre meno luminose della fonte di luce in sé e che più ci si allontana dal soggetto, più l'intensità diminuisce. Nulla vi vieta di fare questo primo passaggio anche in un secondo momento, dopo aver colorato la spada, ma io solitamente preferisco fare così per ottimizzare i colori che utilizzo. Occupiamoci quindi della spada, mettiamo sulla tavolozza un azzurro brillante e il bianco, creando anche due toni intermedi. Partiamo da quello più chiaro tra i toni appena creati, con cui creiamo una base sulla spada, lasciando intatta la parte centrale della spada. Dobbiamo infatti ricordare che il cuore della fonte di luce è sempre più luminoso del contorno o dell'estremità, un po' come succede con il fuoco, la cui base è quasi bianca e le estremità arrivano a colori come l'arancione, il rosso e il marrone. Con il bianco ristabiliamo l'equilibrio, allargando la parte luminosa se ci sembra necessario, prima di passare al tono intermedio più scuro con cui scurire ulteriormente il contorno, ma rimpicciolendo la zona colpita. La porzione centrale della lama vogliamo che sia la parte più luminosa, quindi anche l'ansa della spada va scurita, essendo più lontana dal centro. Con un pennello più sottile e il blu che abbiamo usato prima, facciamo un ulteriore passaggio per intensificare il profilo, la base e l'ansa della spada. Ora che la fonte di luce è pronta, possiamo passare a creare la luminosità necessaria per renderla credibile. Iniziamo con l'azzurro puro, usato come un velo leggero, nell'area vicina alla spada e gradualmente allarghiamo la zona colpita. Ricordiamoci però che la zona colpita non è mai più brillante della fonte di luce, quindi è meglio procedere gradualmente con il colore leggero così da regolare l'effetto. Meglio fare una seconda passata di azzurro che dover sistemare con i colori base della miniatura. In questo esempio il soggetto è volutamente molto scuro per dare importanza alla luce, ma in altri casi, in cui assume solo un ruolo complementare, dobbiamo ricordare che il colore della fonte di luce dovrà integrarsi con il colore degli indumenti e dei materiali della miniatura, non coprirli completamente. In caso fossimo in dubbio su cosa illuminare, può essere utile ruotare la miniatura mettendo l'oggetto luminoso sotto una lampada e vedere cosa si illumina. Inoltre, bisogna ricordare come linea generale che la luce si muove in linea retta, quindi è una regola importante per capire su cosa far arrivare la luce. Possiamo illuminare con piccoli cenni anche zone più lontane dal punto luminoso, ricordando sempre la linea generale appena nominata.
Per intensificare ulteriormente alcune zone possiamo anche introdurre un tono leggermente diverso, più o meno distante da quelli usati finora, per creare un risultato più vivo e vibrante. Lo usiamo principalmente sulla spada e sul corpo, in modo molto leggero, in quelle zone rivolte verso la spada. Questo non è il colore principale, quindi è importante ricordare di usarlo in modo molto delicato e quasi impercettibile, per non sovrastare in alcun modo il colore creato prima. Possiamo decidere di inserire anche un alone più scuro e di un colore diverso anche per quelle che sono le zone più lontane dalla fonte di luce. Io ho scelto di usare il viola, da usare mischiato con un po' del blu di partenza, con il quale sfumare lo stacco tra la luce e il resto, introducendo però una variazione cromatica utile a movimentare il tutto e a creare una sorta di luce ambientale indiretta. Per realizzare un Object Source Lighting convincente, dobbiamo ricordarci che è necessario far arrivare la luce anche sulle basette, se vicine all'oggetto luminoso. In questo caso riprendiamo l'azzurro e come un velo leggero andiamo a colorare la parte della base rivolta verso la spada. Preparare la basetta prima con una base scura e il dry brush con un colore chiaro permetterà al colore che applicheremo dopo di vedersi solo nelle zone più esposte, rendendo l'effetto ancora più verosimile. Usiamo quindi l'azzurro puro su gran parte della zona colpita. Allarghiamo l'alone con il blu, come fatto sopra, e aggiungiamo qualche piccolo accenno più chiaro solo sotto la spada. Per concludere e dare un aspetto ancora più drammatico al tutto, possiamo decidere di scurire il resto con il nero, da usare sia sulla miniatura che sul terreno, oltre ovviamente a rifinire il contorno della basetta e aggiungere qualche ultimo ritocco con il colore viola-blu usato prima. Per il secondo esempio, illumineremo lo scheletro dall'interno, concentrando la luce nella zona degli occhi e della bocca. Per farlo useremo un altro metodo basato sul glazing, ovvero sulle velature di colore che copriranno parzialmente una base chiara. Il principio alla base è quello di creare una traccia di colore chiaro per identificare dove la luce colpirà le superfici. In questo modo si possono creare luci più intense come quella che creeremo adesso, o più leggere come quella che vedremo alla fine. In questo primo esempio partiremo da una base avorio, quindi chiara ma più calda. Andiamo a posizionarla sugli indumenti adiacenti alle due fonti di luce, ovvero gli occhi e la bocca, che avremo precedentemente dipinto con il bianco coprente. Il colore chiaro usato in questo modo permetterà ai colori che applicheremo dopo, usati non coprenti, di risaltare rispetto alla base dell'indumento e di apparire brillanti. Io ho scelto di usare un colore rosso acceso che su una base così chiara apparirà quasi come un arancione. Lo usiamo sugli indumenti e tutte quelle zone che non sono la fonte di luce, andando a stendere una velatura leggera anche oltre le zone chiare segnate sotto. Così si amalgamerà meglio il rosso con il resto degli indumenti. Una volta creata una base leggera rossa, passiamo ad una velatura arancione, sempre scegliendo un colore brillante. In caso non avessimo un arancione brillante, è importante ricordare di non schiarire nessun colore mischiandolo al bianco, o perderà saturazione. Meglio piuttosto mischiarlo con il giallo, che lo renderà più vivo. Con questo colore ripassiamo le parti fatte in rosso restringendo la zona e ovviamente passando il colore molto leggero, anche più del rosso, per evitare che copra il lavoro fatto. Cerchiamo di renderlo un passaggio graduale ad un colore più chiaro. Prima di schiarire anche il volto dello scheletro, occupiamoci di rendere meno marcato l'effetto della luce sugli indumenti, creando una transizione con un rosso più scuro, con il quale colorare solo le zone più lontane dalla testa. Questo secondo esempio avrà una fonte di luce intensa, ma con un alone molto più leggero e contenuto rispetto al precedente. Una volta che ci saremo occupati degli aloni più scuri, occupiamoci di ravvivare la fonte di luce principale, per il quale sceglieremo un giallo intenso. Cominciamo mischiandolo all'arancione usato prima, per creare un tono intermedio con cui avvicinare la base al giallo. Usiamolo intorno agli occhi e alla bocca, e solo in qualche piccolo punto del mantello adiacente.
È importante ricordare che le fonti luminose emettono luce di un colore diverso, più scuro e meno brillante, quindi sarebbe un errore fare l'alone della luce gialla altrettanto gialla. Tutte le sfumature dal rosso all'arancione concentreranno l'attenzione verso l'occhio e la bocca, che riempiremo con il giallo puro. Rifiniamo laddove ci sembra che lo stacco sia troppo forte, con i colori usati prima, e anche questo esempio è concluso. L'ultima opzione, che vedremo molto brevemente, prevede di segnare le zone da illuminare con il bianco, come abbiamo visto poco fa, per poi fare una velatura con un colore leggero e poco coprente, ma molto brillante, come ad esempio i colori fluorescenti o altri simili. In questo l'effetto luminoso è ancora meno marcato e invasivo, e certamente più semplice da fare. Tra gli effetti che vi ho mostrato oggi, il mio preferito, anche come processo di costruzione, è sicuramente il primo, ma sono curiosa di sapere qual è il vostro, ditemelo nei commenti e se vi interessano altri video più approfonditi di questa tipologia. Come dicevo ad inizio video, da oggi per 3 settimane di tempo questa challenge sarà attiva. Per partecipare vi basterà pubblicare le vostre creazioni su Instagram utilizzando l'hashtag KikiChallengeOSL, che vi lascio scritto anche qui in sovraimpressione. In questo modo raccoglieremo tutti i risultati così che ognuno possa dare il meglio e possa confrontarsi con i risultati di altri pittori intenti a sperimentare, a qualunque grado di esperienza si trovi. Non verrà eletto nessun vincitore perché si tratta proprio di una sfida nei confronti di se stessi. Vi ricordo che esiste anche un gruppo Discord, trovate il link in descrizione, nel quale vi invito a fare un salto per rimanere aggiornati su altre novità e iniziative come queste. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo contenuto. Ciao!